Ciao a tutti, sono Enoch. In questo video volevo dimostrare il mio progresso di italiano dopo un anno di studi. Prima di tutto, sto ancora imparando italiano e sicuramente farò errori. Ho scritto un breve script, ma non ho usato nessun programma di traduzioni per aiutarmi. Quindi, se parli italiano e se vorresti, per favore correggimi nei commenti. Quando scrivo i sottotitoli, aggiungerò question marks dove non sono sicuro se ho ragione. Io non farò le taglie in mezzo alle frasi o le parole perché lo voglio che sembri naturale, ma forse ci saranno dopo le frasi, come questo. Va bene, allora, come mai parlo italiano? E perché ho studiato nel primo posto. Ok, ti porto all'anno scorso. A giugno ho scoperto che stavo andando in Italia per un programma dell'università. Il programma era a settembre. A quel tempo ho deciso di iniziare a imparare l'italiano. Non conoscevo nessuna parola in italiano, oltre alle parole famose come il cibo, la pizza, la pasta, e perché io suono il pianoforte e nella musica le parole sono in italiano, come allegro, forte, eccetera. Volevo imparare semplicemente per comunicare con la gente del posto, con le frasi semplici, come ciao, come stai, di dove sei, vorrei una pizza, un caffè, molto semplici. Quindi, come tutti che vogliono imparare una nuova lingua, ho fatto Duolingo. Io non sapevo un modo migliore e anche volevo studiare solo brevemente ogni giorno, circa mezz'ora al giorno. All'inizio questa app era l'unica app che ho usato per imparare italiano, ma dopo alcune settimane, diciamo 2-3 settimane, mi sono innamorato con la lingua completamente. Ho trovato una passione che non sapevo di avere. Quindi ho avuto 3 mesi per imparare il più possibile. Studierei l'italiano molto più di mezz'ora al giorno, possibilmente fino a 5 ore tutti i giorni. Quando lavoro, quando mi alleno in palestra, quando guido, quando cammino, addirittura quando dormo. Ma non sono sicuro che questo metodo sia effettivo. Ma non importa, amavo la lingua. Quindi avevo fatto Duolingo, ma piano piano scoprivo molte risorse per aiutarmi. Ecco alcune risorse che ho usato oltre a Duolingo. Anki, link, le notizie, podcasts, YouTube, i film, la musica e parlare con le madrelingua sull'app come Italki e HelloTalk. Quando ascolto le notizie o la musica, quando leggo i libri, onestamente non ho capito niente. Ma chi se ne frega, mi è piaciuta il suono della lingua e poco a poco ho iniziato a capire sempre più. Continuo questo metodo per i 3 mesi. Non vedevo l'ora di viaggiare in Italia. Finalmente il mio viaggio in Italia è arrivato. Ero nervosissimo, mi capiranno gli italiani? Non sapevo. Ma prima di arrivare in Italia, la mia prima prova è arrivata. Sull'aereo ho sentito una donna dietro di me parlando italiano. Senza pensare l'ho chiesta che lei è italiana. Lei ha detto di sì e abbiamo iniziato a parlare. Ero terribile, non ero sicuro se avrei dovuto usare la forma formale o no. Ero molto timido anche, ma la donna era molto simpatica e ci siamo diventati amici all'aeroporto. Purtroppo sono arrivate le mie valigie più tardi delle sue e lei ha lasciato. Ma ho realizzato che dopo la nostra conversazione non ero più nervoso. Quelli 2 mesi in Italia erano i migliori nella mia vita. And all my hard work paid off. I'm not sure how to say that in Italian, if anyone can help.
Sono anche diventato il traduttore per i miei amici australiani in Italia e anche ho incontrato tanti italiani fuori d'Italia e potevo chiacchierare con loro. Un insegnante mi ha detto che lei ha studiato l'inglese per 10 anni e tra 3 mesi io ho raggiunto lo stesso livello in italiano. Allora, in questo momento sto facendo ancora Duolingo e anche tutti i giorni. Spero che la prossima volta che viaggio in Italia io possa parlare con più confidenza e gioia e senza paura. Grazie ragazzi per aver guardato il mio viaggio italiano. Se volete imparare l'italiano o un'altra lingua o semplicemente qualsiasi cosa nella vita, fate con passione e tutto è possibile. Grazie, ciao!